Ben ritornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato alla programmazione del PLC S7 1200 ed è un semplice esempio di programmazione, cioè il controllo del livello di un serbatoio con due sensori che mi segnalano il livello alto e il livello basso, eccetera. Vediamo qual è l'obiettivo di questa programmazione. Eccolo qua. Allora, il nostro serbatoio, dotato di due sensori di livello, che chiamiamo per comodità S1 livello basso, S2 livello alto, ma potevamo chiamarlo livello 1, livello 2, Giuseppe e Antonio, non ha importanza. Il liquido può essere prelevato per svuotare il serbatoio attraverso questa valvola di svuotamento. Valvola di svuotamento è indicato come lettera P. Il motore che aziona la pompa per il riempimento partirà quando il livello del liquido scende al livello minimo segnalato dal sensore S1. Il motore si disattiverà quando il liquido raggiunge il livello alto segnalato dal sensore di livello superiore S2. Il motore quindi sarà on se il livello del liquido è uguale ad S1 e invece si fermerà quando arriverà al livello S2. Ma prima di passare alla programmazione voglio farvi vedere qual è l'obiettivo finale attraverso una simulazione già preparata. Questa è la simulazione del risultato che vogliamo ottenere del controllo del nostro serbatoio, realizzato con il pannello operatore HMI. Qui abbiamo il nostro livello, abbiamo apertura e chiusura della valvola, anche un comando manuale per aprire e chiudere, attivare o disattivare la nostra pompa. Questo qui ci simboleggia la valvola quando è aperta e quando è chiusa. Apriamo la nostra valvola e vediamo che il livello qui è diventato rosso, si vergogna, fino a quando arriverà in fondo. Posso anche bloccare momentaneamente la valvola, tengo il serbatoio e posso anche riempirla. Vediamo che la pompa adesso è on. Ovviamente la pompa è on, quando arriva al livello massimo ferma la nostra pompa. Adesso vediamo anche invece quando apro direttamente la valvola e non la fermo ad un livello intermedio, ma la lascio in modo che tutto il liquido fuoriesca dal serbatoio. Vediamo che cosa succede. Vediamo che automaticamente è chiuso la valvola perché non c'era più nessun liquido e il motore e la pompa è attiva e si fermerà fino a quando il sensore che si trova su questo livello bloccherà la mia pompa e quindi il mio motore con la sua pompa. Ecco, questo è quello che vogliamo ottenere con il nostro programma. Il programma che vi farò vedere non ci sarà la parte relativa all'HMI, al pannello, perché per poter realizzare questo avrei bisogno di tutto il necessario. Questa è una simulazione. Adesso per poter realizzare questo movimento ho utilizzato un contatore up and down dove ho collegati con dei marker di clock che ogni secondo diminuiscono o fanno aumentare il livello del serbatoio. Ecco, questo non posso realizzarlo perché non ho il serbatoio, non ho i sensori a disposizione, ma questo è quello che riusciremo a realizzare con il nostro programma. Vediamo adesso come farlo direttamente con il nostro TIA Portal e con il nostro PLC S7 1200. Anzi, prima di passare ad aprire il TIA Portal e vedere come realizzare la programmazione, volevo spendere alcuni minuti per parlare di alcune cosette che per la maggior parte magari sono informazioni che conoscete già e che non c'è bisogno, eventualmente passate avanti, non succede nulla. Però io considero questi video un aiuto per chi comincia a programmare o chi si addentra nel mondo della programmazione PLC, nel mondo dell'automazione, e che se non conoscono di cosa stiamo parlando diventa difficile seguire il tutto. E quindi essendo un canale per l'istruzione e per la didattica, volevo spendere alcuni minuti per parlare proprio del sensore di livello magnetico
sensore di tipo RED a montaggio verticale che serve proprio come un tipo di sensore per controllare il livello dei liquidi nel serbatoio, in un silos, in vasca da bagno, ovunque, insomma. Come funziona? Quindi vediamo nell'immagine abbiamo un galleggiante, all'interno del galleggiante c'è il magnete e all'interno del tubo, di questo tubo c'è il contatto, i due contatti, le due lamelle che rappresentano che se sono, quando il magnete passa, attrae le due lamelle e quindi attraverso uno dei due cavi manda il segnale al PLC. Quindi non appena il liquido solleva il galleggiante e raggiunge la posizione A, il magnete contenuto in esso influenza il sensore read e ne cambia lo stato, così si apre e il segnale generato sarà elaborato dal PLC. Un contatto read, nella sua forma più semplice, è composto, come vediamo qui, da due lamelle di materiale ferromagnetico che sono contenute all'interno di un'ampolla di vetro da cui fuoriescono i collegamenti per l'esterno. Le due lamelle sono poste ad una piccola distanza tra loro, ma non a contatto, circuito aperto, oppure possono essere già a contatto, circuito normalmente chiuso. Avvicinando le due lamelle ad un campo magnetico, le lamelle, se sono aperte, si attraggono e, se sono chiuse, si aprono. Bene, questo quindi è il nostro sensore magnetico read. Scusate, sono andato troppo veloce. Questa parte volevo semplicemente dire perché sto adottando adesso dei contatti normalmente aperti, perché voglio considerare che il sensore read che vado ad utilizzarlo sia un sensore che abbia i contatti già normalmente chiusi. In genere però pulsanti o sensori o altri segnali di comando possono essere utilizzati normalmente aperti. Il PLC quando è che riceve la presenza del segnale? Ovviamente quando cambia stato, cioè quando il pulsante è premuto, il sensore è attivato, eccolo qua. Cioè il sensore non azionato, il contatto del programma rimane off, non lo aziono, pulsante NA lo chiudo e ricevo il segnale come ingresso del PLC. Se invece utilizzo dei pulsanti o dei sensori che sono normalmente chiusi, il PLC riceve il segnale quando? Riceve il segnale quando non è azionato, cioè senza premere, siccome il contatto è chiuso ho già il segnale, il PLC riceve già il suo segnale, non lo riceve invece quando è azionato, praticamente è la negazione di quello che abbiamo visto prima. Cosa comporta questo? Comporta che come posso collegare sensori NA e sensori NC. Questi sono due sensori magnetici con il loro simboletto, alimentazione a 24 volt, 0 volt, qui l'ho collegato, ma insomma è 0 volt, e questa è l'uscita. Devo collegarlo a ingresso 1 e a ingresso 2. Nel caso che sia sensori normalmente aperti e sensori normalmente chiusi, vanno collegati, eccoli qui, normalmente chiusi, normalmente aperti, vado a collegarli sempre sull'ingresso 1 o sull'ingresso 2. Per la mia uscita avrò il mio azionamento del motore. Questo è un modello di galleggiante, di sensore magnetico a galleggiante. Cosa succede? Ne parlo adesso perché poi lo vedremo nel programma, ma è meglio giocare a bocce ferme, eccolo qua. Programmazione ladder con sensori NC, che sarà il modello che vedremo. Quindi ho due sensori che sono già NC. Questa è la mia condizione. Se sono NC significa che l'S1 e l'S2 mandano già il segnale al PLC senza essere premuti, cioè anche se non c'è il liquido, mandano il segnale, anche se tutti e due non sono toccati, lambiti dal liquido, mandano il segnale. E significherebbe che io avrei il comando del mio motore, perché sarebbero tutti e due, i contatti si chiudono e questo sarebbe attivato. Ma dal momento che quando parto i due sensori sono invece già immersi nel liquido,
i contatti, come abbiamo visto prima, quando sono azionati, il pulsante, il contatto è aperto. Quindi alla condizione iniziale, serbatoio pieno, il livello del liquido è al massimo, in questo caso sia il sensore S1 di livello basso che quello 2 di livello alto, essendo entrambi a contatto del liquido, il loro stato del contatto della programmazione sono off. Qui mi crea un'autoritenuta, dice strana, stato ritenuta sì, ma ha un senso, vediamo perché. Quindi entrambi sono aperti. Cosa succede non appena vado a prelevare dell'acqua aprendo la valvola? Condizione intermedia. Il livello è compreso tra l'alto e il basso. Il sensore S1 del livello basso è coperto ed essendo coperto questo contatto rimane non attivo. Quest'altro invece che non è lambito dall'acqua manda come segnale questo non è azionato, quindi diventa on, ma non ho ancora il mio segnale di comando al motore. Infatti ho scritto il sensore del livello basso è coperto e quindi rimane off, il livello del liquido del contatto I02 è off, mentre quello del livello alto, non essendo a contatto con il liquido, diventa on, ma la memoria resta ancora off. Cosa succede? Succede che quando il liquido arriva a livello basso, anche questo si attiva e quindi ho il mio comando del motore. Ovviamente man mano che il livello comincia ad alzarsi abbiamo l'ultima fase, riempimento del serbatoio e spegnimento del motore. Non appena il livello supera S1, perché giustamente la pompa comincia a portare acqua o quello che sia il liquido che sia nel serbatoio, l'S1 da scoperto, da senza contatto, viene di nuovo contattato, viene di nuovo cambiato di stato, quindi arriva ad avere questa forma, questa condizione. Ma per mezzo dell'autoritenuta il motore, comando motore che alimenta la pompa, sarà ancora attivo fino a quando arriva al livello alto e siamo al punto di partenza. Quando arriva al livello alto, quindi il nostro sensore è di nuovo azionato, ritorniamo alla condizione iniziale che ho spento il motore. Quindi in questo caso particolare mi sono creato un'autoritenuta con due contatti normalmente aperti e non come di solito si fa uno aperto e uno chiuso, perché essendo entrambi immersi sono già tutti e due disattivati. Nel caso che invece fossero i contatti del PLC e i contatti del sensore fossero di modello normalmente aperto, invece di usare contatti normalmente aperti, nello schema useremo contatti normalmente chiusi, ma la logica è la stessa. All'inizio tutti e due non sono attivati e così via, si passa fino a di nuovo a riportare il tutto all'inizio. Cosa dire? Che oltre ad avere questi sensori RID, ci sono altri sensori per il controllo del livello, che possono essere sensori capacitivi e sensori ad ultrasuoni. Questi vanno bene non solo per i liquidi, ma vanno bene anche per sostanze solide. Quindi vediamo un sensore capacitivo per il liquido oppure per il solido. Sensori ad ultrasuoni possono essere usati per sostanze anche queste solide o liquide, per piccole distanze fino a distanze di metri, e possono essere usati per serbatoi chiusi, serbatoi aperti o anche per questioni diverse dalle altre blu. Questi qua ovviamente sono controlli on-off, questi possono essere controlli on-off oppure possono avere controllo analogico. Quindi se sono analogico, ovviamente il campo di misura analogica è da 0 a 10 volt o da 0 a 20 mA o da 4 a 20 mA. Bene, avendo detto questo, vediamo adesso come, non la simulazione, ma vediamo come realizzare il programma attraverso il TIA Portal.
Ed ecco, qui siamo nell'ambiente di programmazione del PLC S7 1002, questo è il TIA Portal. Per comodità e per velocizzare il tutto ho già preparato una tabella delle variabili, che ho messo tutto nella tabella delle variabili standard, non ho usato nessun DB per mettere le variabili, visto che sono poche, le ho lasciate direttamente su questa, le ho dichiarate direttamente su questa tabella. Ma andiamo a vedere adesso cosa dobbiamo programmare. Allora, il primo movimento è quello della attivazione, dove che lo sta scrivendo? Eccolo qua. Attivazione del comando motore e pompa, ovviamente se comanda uno comanda anche l'altra, la nostra elettropompa. Allora abbiamo detto che qui ci serve un contatto aperto che è per il nostro primo sensore di livello, sensore di livello basso, lo metto qui, se mi lascia andare avanti, grazie. Qui metto l'altro contatto aperto, come abbiamo visto nella parte relativa al PowerPoint. Qui metto l'altro sensore S livello alto. Ovviamente tutto questo mi deve attivare la mia pompa. Ecco l'uscita Q0.0 che, vabbè, la mettiamo direttamente così. Voglio la mia autoritenuta, quindi qua vado a mettere il mio contatto per l'autoritenuta, che ovviamente è un contatto dipendente dalla nostra pompa, quindi dal mio Q0.0. Ecco. E questa è la nostra prima parte. Siccome sono già collegato fisicamente con il mio PLC S7200, vogliamo già caricarlo sul PLC e provare questa prima parte, questa prima fase. Metto i miei occhiali, li chiamo occhialini, ma è per il controllo on-off degli stati. Ecco, questa è la considerazione, attivazione del comando motore pompa. Per quanto riguarda il commento, qui siamo nella condizione iniziale, serbatoio pieno. Essendo il serbatoio pieno, i miei due sensori, adesso qui mi dà errore perché ho messo un'aggiunta e quindi devo rispedire tutto all'interno del nuovo programma, devo ricaricarlo, vabbè dai, lo facciamo. Ecco, questo va bene, mettiamo la visualizzazione degli stati, fino a quando è così va tutto bene. Allora, dicevamo che nello stato iniziale, quando il serbatoio è pieno, i due sensori sono già on, cioè mandano già il segnale, ma avendo messo questo tipo di contatti, i contatti aperti, mentre i sensori sono normalmente chiusi, come abbiamo detto prima, questo è il risultato. Cosa succede? Scende il livello, apriamo la valvola e scende il livello del liquido, quindi il livello alto dell'S2. Scusate, no, continua a sbagliare, eccolo qua. Questo è l'ingresso è 0, era l'ingresso 03, io invece switchavo l'ingresso 02. E quindi adesso mi segnala che qui non c'è più liquido, sta cominciando a scendere, fino a quando non arriva al livello basso. Ed ecco che ho la mia pompa il motore pompa che sta funzionando. Il liquido ricomincia a risalire, quindi il livello basso torna nella stessa situazione di prima. Ovviamente continuerà la pompa a funzionare e a riempire il serbatoio fino a quando arriva il livello alto che mi elimina e mi spegne la pompa. Dicevamo però che voglio anche la possibilità di un comando manuale nel caso che, eccolo qua, nel caso che il serbatoio non lo lasciamo svuotare tutto, ma prima che scenda a livello basso, chiudo la mia valvola che poi programmeremo
e quindi mi trovo in una situazione intermedia. E comunque, appunto, voglio fare in modo che si riempia lo stesso attraverso un comando manuale. Quindi devo andare a mettere il mio comando manuale che devo metterlo qua. Ma il mio comando manuale che devo mettere qua dipenderà da due pulsanti, uno start e uno stop. Quindi vado a mettere qua il mio programma, il mio comando manuale del mio motore barra pompa barra funziona ed è un semplicissimo, posso fare un'autoritenuta oppure dalle combinazioni logiche prendo un blocchetto SR, set reset, vado a usare una memoria binaria, una memoria 0.1 che mi trovavo già dichiarate nelle mie variabili come comando manuale. Qui metto un contatto per lo start, eccolo qua, start, e poi metto un segnale per lo stop, eccolo qua. Proviamo adesso a caricare le modifiche, tutto il programma nel mio PLC. Ah, giustamente, nulla. Giustamente qui mi dice guarda che sei leggermente in fase di addormentamento perché lì non ho scritto la variabile che avevo dichiarato. Ok, altrimenti adesso sì. Bene, andiamo a mettere la visualizzazione degli stati. Andiamo a vedere. Allora, ovviamente la pompa la faccio partire quando il serbatoio è in fase di svuotamento, anche se ancora non abbiamo programmato lo svuotamento del serbatoio, ma siamo in fase di simulazione. Ok. Livello alto mi segnala che il livello sta scendendo, questo è attivo. Bene. Cosa succede? Adesso start, memoria 01, ed ecco qua che ho la mia riempimento del mio serbatoio, anche se ovviamente manca il comando manuale, ma devo farlo attraverso lo stop. Ecco, non c'ho più il mio comando manuale, ma attraverso questa autoritenuta si riempie. Naturalmente il programma non è completo perché non è che la pompa possa continuare ad erogare, a portare a inviare liquido all'interno del serbatoio all'infinito. No, si deve comunque fermare quando raggiunge il livello alto. Questo mi aiuta a capire che nel programma togliamo gli stati. Il reset deve avvenire o dallo stop, giustamente, oppure dal raggiungimento del livello alto. Per mettere qui la condizione di OR faccio così, metto il contatto, altrimenti non posso creare il collegamento in parallelo. Questo sarebbe lo stop. Il reset dipende anche dal mio quando raggiunge il livello alto. Però quando raggiunge il livello alto? Quando raggiunge il livello alto, vediamo cos'è S2 livello alto, non così, ma ho la negazione, cioè quando l'ha raggiunto, perché quando l'ha raggiunto mi blocca tutto. Andiamo a vederlo. Mi blocca la pompa, sempre carica. Andiamo a mettere gli occhiali. Ecco qua. Allora, apro lo svuotamento
ed ecco qua andiamo a vedere cosa è successo a quest'altro. Non c'è il segnale, perché ovviamente perché non c'è il segnale? Perché il livello sta scendendo, quindi non c'è questo segnale qua. Vado con lo start, ok. Lo start è un monostabile, quindi lo tolgo, ma rimane comunque attivo. L'autoritenuta, il blocchetto, ok, ed eccomi qua. Prima o poi questo serbatoio si riempirà. Quando si riempirà, andando a simularlo con l'ingresso I0.3, perché mi ha resettato al posto dello stop. Quindi ho lo stop se voglio fermare il riempimento del serbatoio anche prima che raggiunga il livello massimo, oppure se voglio che si fermi quando arrivi al livello massimo per evitare di fare un allagamento locale del silos. Bene, passiamo all'ultima parte di questo esercizio. Andiamo al comando della valvola. Inizialmente il comando della valvola lo facciamo a livello manuale e quindi vado a prendere un blocco SR, lo metto qua, poi vado a cambiargli il nome della variabile e di conseguenza anche la memoria, perché come dicevo prima ho già dichiarato queste variabili. Questa come l'ho chiamata, vediamo, sì, apertura, chiusura, valvola, infatti è una memoria perché l'altra è un ingresso. Mi serve un ingresso per aprire la valvola, e sempre l'ho chiamata apertura, sia un ingresso del PLC, e ovviamente mi serve qualcosa per chiuderla, l'ho chiamata chiusura valvola. Anche in questo caso ho il mio comando manuale per aprire e chiudere la valvola nel caso che non voglio svuotare completamente il serbatoio. Ma vorrei anche che quando comunque raggiunge il livello basso, il sensore del livello basso mi vada a chiudere in automatico la valvola. La valvola. Quindi metto qua un contatto, vorrei un contatto, vediamo se lo capisce, ecco. Quindi mi resetta la valvola, me la chiude con il, come si chiamava, livello basso. Eccolo qua. Vado a trasferirla nel mio PLC, carica, completiamo il tutto con i nostri occhialini. Come sono messo qua? Vado a togliere tutti i segnali, ecco, questa è la mia condizione iniziale. Apro la valvola, facciamo una cosa completa. Apertura valvola I04, ok. E la valvola si sta aprendo, aprendosi la valvola, il mio livello si abbassa. Eccolo qua, continua ad abbassarsi e arriva fino al livello basso. Il livello basso I0.2 mi va a comandare l'attivazione della pompa. Comanda l'attivazione della pompa e vedete, cioè il livello alto lasciamolo stare, eccolo qua, comando della valvola, mi ha resettato, mi ha chiuso la mia valvola. E quindi così abbiamo il controllo del nostro serbatoio. Ho preparato, anche se non sto a parlarne, un pannello operatore, un HMI, velocissimo, non è semplicemente per vederlo. Eccolo qua, pagina base, la mandiamo in esecuzione. Non ho il pannello HMI vero e proprio, ma posso simulare il pannello e posso far comunicare il pannello virtuale con un PLC, invece non virtuale ma fisico reale. Adesso lui si farà tutti i suoi giri per caricarlo. È molto educato, mi chiede: posso avviare la simulazione? Ma certo. Ecco qua il mio pannello virtuale.
vado un attimo a togliere questa finestra, passo sul mio main, vado sul segmento 1, metto il mio pannello qua. Ecco, adesso vediamo. Apro il serbatoio, apro la valvola I0.4, l'ho scritto qua perché si ricorda. Ecco, ho aperto la mia valvola, vabbè, vediamo un attimo perché non funziona. Faccio così, ok. Che è successo? Via Portal, WinCRT. Ok, facciamo al contrario, sensore alto, I0.3. Ok, la pompa non si è ancora accesa. Arrivo al sensore basso. Si è accesa la pompa. Adesso il livello del sensore basso è stato superato e rimane il sensore alto. La pompa sta ancora funzionando fino a quando arriva al sensore alto. Eccolo qua. Lo start partirebbe ovviamente quando ho il sensore che sta scendendo, però non ha ancora fatto funzionare la pompa. Se vado a premere lo start, ecco che mi fa partire la mia pompa. Ovviamente fino a quando non arriva a raggiungere il sensore alto. I04 chiudi valvola, I03 apri, eccolo qua, apro la mia valvola, adesso cosa succede? Che ovviamente il liquido scende, quindi mi dà il liquido scende, arriviamo al sensore, la pompa è chiusa, apri la valvola ma non mi ha attivato la valvola. Complimenti, chiudi la valvola, apri la valvola, mi sembra, metti la cera, togli la cera. Comunque questo probabilmente è un mio errore perché avrò sbagliato la variabile che ho assegnato alla valvola. Comunque nessun problema, perché come abbiamo visto qua, dove sei? Valvola, sia questo qua, troppo sensibile sto PLC. Chiusura valvola, eccolo qua. Apri la valvola I0.4, bene. Arriviamo al livello basso, esatto, quindi probabilmente qua ho sbagliato e non ho voglia di correggerlo, la variabile da assegnare al pannello. Bene, vi ringrazio per la visione di questo video, spero che sia di vostro gradimento, che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete pure un like e se volete iscrivervi al canale troverete moltissimi altri argomenti più complicati di questo, ovviamente, perché questo è un semplice esempio di programmazione. E vi auguro buona continuazione, buona navigazione su YouTube e specialmente sul mio canale. Arrivederci al prossimo video.